Buongiorno Assenzio Lover, sono Pier Cesare, sono qui in distilleria sui campi dell'azienda agricola Shine, sono il vostro Master Distiller e qui ci troviamo nella seconda puntata dedicata all'Assenzio. Nella prima abbiamo visto come si prepara l'Assenzio, il vero Assenzio, quindi un distillato di macerato di erbe aromatiche con una prevalenza di Assenzio, in questo caso Artemisia absinthium, e di una componente per dargli il lush, e qua vediamo quindi il metodo tipico con cui si degusta l'Assenzio, quindi una parte di semi di finocchio e semi di anice verde, quindi una parte anniciata che permette quindi all'Assenzio di diventare bianco una volta che viene a contatto con l'acqua. Questa sua caratteristica è data dalla scissione degli oli essenziali, quindi delle piante aromatiche, soprattutto della parte anniciata, che all'interno dell'alcol puro si miscelano completamente, ma quando avremo una parte di acqua questi si andranno a scindere e daranno una rifrazione particolare della luce e questo effetto perlato al nostro distillato. Quindi qui vediamo la nostra fontanella tradizionale per la degustazione che piano piano sta facendo cadere la goccia d'acqua sulla nostra zolletta di zucchero e poi andrà all'interno nel nostro Assenzio che diventerà piano piano bianco. E poi ve lo farò vedere meglio. Questo è il metodo tradizionale per degustare l'Assenzio, bevanda che ha, diciamo, un alone misterioso, maledetto, che abbiamo visto assolutamente immotivato, perché alla fine dell'Ottocento era stata una bevanda molto richiesta in Francia e quindi il vero Assenzio ha un certo costo e si erano cominciati a produrre dei surrogati dell'Assenzio magari colorati di verde con l'uso di componenti magari tossiche e anche con l'uso di alcol non propriamente distillati secondo quello che è il giusto modo di farlo, quindi senza tagliare magari le teste, quindi l'alcol metilico, e portando un problema alla popolazione, quindi di intossicazione per il bere di questa bevanda, ma ripeto non era legato all'Assenzio, che sì, il tuione è tossico per l'uomo ma in altissime concentrazioni e abbiamo visto che nell'Assenzio distillato ne abbiamo veramente poco perché il tuione rimane, diciamo, in caldaia, se passa qualche molecola è veramente minima, ma soprattutto era data quindi da questi surrogati fatti con componenti tossiche, soprattutto dall'alcol, che probabilmente, essendo soprattutto nell'Assenzio verde, per far mantenere quindi il colore della clorofilla molto elevato, quindi siamo sopra i 60 gradi, verso i 70, è, diciamo, la parte più tossica di questa bevanda. Ma oggi qui infatti vediamo, oltre alla preparazione classica, vediamo anche come, dopo la nostra distillazione dell'Assenzio, che abbiamo qui nella nostra caraffa, vediamo come si può arrivare da un Assenzio bianco, quindi appena distillato, a un Assenzio verde. La colorazione dell'Assenzio è un verde che appena infuso è molto carico, ma la clorofilla purtroppo tende col tempo a degradarsi. Si può ovviare a questo, abbiamo visto, con un alto volume alcolico, ma anche proteggendolo magari con una bottiglia che può essere color ambra o color verde, che limita i raggi del sole e del fatto che vada ad incidere su quelle che sono le componenti della colorazione e lo vada a far diventare verde, diciamo grigino, da verde a grigino in poco tempo. L'altra preparazione che si può fare è quella di una macerazione scaldando il nostro distillato a una certa temperatura. Quindi probabilmente si scaldava intorno ai 40 gradi e si faceva un'infusione delle erbe aromatiche, quindi erbe aromatiche che nella trazione potrebbero essere la menta, che qui ne abbiamo, e mentre spieghiamo cominciamo a metterla nel nostro distillato per vedere come viene cambiata la colorazione, quindi la menta, la melissa, che qui abbiamo, ok? Le foglie di melissa che contengono molto colorante e soprattutto hanno anche un sapore, diciamo, gradevole perché tende al limone, quindi menta, melissa, e
altre piante tradizionali con cui si andava a colorare l'assenzio era l'issopo, quindi intanto io li metto in macerazione perché mentre parleremo dell'assenzio il colore verde comincerà a manifestarsi. Quindi, come abbiamo detto, le piante tipiche erano la melissa, l'issopo, la menta, quindi piante con un alto contenuto di clorofilla, che oltre a questo danno anche un sapore interessante, quindi con la successiva infusione, allo stesso assenzio. Perché alla melissa abbiamo un profilo aromatico che tende quindi all'agrumato, mentre per la menta, la conosciamo tutti, e l'issopo anch'esso ha un ottimo profilo aromatico. Venivano anche utilizzati degli altri assenzi, per esempio poniamo l'assenzio pontico o l'assenzio gentile, che venivano messi all'interno del nostro alcol in infusione, come abbiamo detto, spesso in un'operazione di digestione, quindi con una parte di riscaldamento applicata. Quindi abbiamo messo in infusione le nostre piante aromatiche per dare la colorazione, ok? Li terremo un attimo in infusione mentre parliamo dell'assenzio, mettiamo ancora un po' di menta, per vedere queste come rilasciano il loro colore all'interno dell'alcol. Come abbiamo visto, questa operazione si faceva, mettiamo ancora un po' di melissa che ci sta, si faceva attraverso una digestione, quindi l'applicazione di una fonte di calore, probabilmente si portava intorno ai 40 gradi, per fissare il colore. Altro modo, diciamo, per fissare il colore potrebbe essere quello di inserire una buccia di agrumi di limone, in modo che l'acido citrico del limone funga da conservante. Abbiamo visto che comunque in tutti i modi questa operazione comporta che il colore, che all'inizio sarà molto brillante, molto intenso, col tempo vada a degradarsi, quindi è utile magari utilizzare per proteggere, diciamo, gli assenzi una bottiglia che sia schermata, protetta, come questa del nostro Shea Gin, che essendo gin in infusione viene messa una bottiglia, diciamo, chiamata farmacia, che erano fatte in questo modo proprio per proteggere dalla luce del sole i principi attivi delle erbe aromatiche, in questo caso anche la colorazione, in modo che questi non si degradassero troppo velocemente, e così anche per mantenere il colore. Quindi lasceremo la nostra infusione per un po' di tempo qui a bagno, mentre parleremo dell'assenzio, e intanto vediamo che il nostro assenzio sta formando quell'uscio, quella parte, diciamo, perlata, bianca, data proprio dalla scissione degli oli essenziali che in presenza di acqua non sono più miscibili come una miscela completamente alcolica. Quindi questa è la tradizionale preparazione dell'assenzio, che rimane una bevanda raffinata, ok, e che purtroppo ha preso nella storia quello che è la sua nomea di una bevanda. Qui abbiamo il nostro Mante Noir, questo in caso è un assenzio bianco, blanche, e che ha preso quindi nel tempo una bevanda fosca, quindi legata a delle storie anche abbastanza forti che ci arrivano dal passato, quindi la bevanda dei poeti maledetti, degli artisti, ma che in realtà era una bevanda comune che si beveva nell'aristocrazia, perché è comunque un prodotto molto costoso per la produzione, quindi abbiamo un'infusione di tante erbe aromatiche, circa nella nostra ricetta Mante Noir sono 12-13 kg, e poi una distillazione di queste erbe, e se poi si vuole colorarlo di verde si procede anche all'infusione. Quindi era un prodotto che costava, come abbiamo visto ce n'era una grande richiesta, e si sono creati dei surrogati per dare la possibilità anche ai meno abbienti di bere l'assenzio, ma non era un assenzio vero, un assenzio prodotto con una colorazione non naturale, fatto con le piante aromatiche, ma magari con degli ossidi di rame o altre cose che lo coloravano di verde, che erano tossici, e con alcol di scadente qualità. Per questo, quindi, nella fine dell'Ottocento, e anche per la grossa tradizione che c'era in Francia di bere l'assenzio, alcune lobby molto potenti, come potevano essere quelle, diciamo, del vino, decisero di cavalcare il fatto di queste problematiche
di questa malattia che si era creata, che è stata anche chiamata assentismo di alcune persone che impazzivano, ma abbiamo visto per prodotti creati con componenti tossiche e non per l'assenzio stesso, che è il nostro povero assenzio romano che abbiamo qui, non ha un contenuto di tuione che per quello che ha la produzione e la distillazione dell'assenzio è minima all'interno, quindi non deve preoccupare assolutamente nessuno, se non il fatto che c'è una grossa quantità d'alcol in questa bevanda. Quindi hanno cavalcato questa situazione, no, di persone che impazzivano, probabilmente erano degli alcolisti, che comunque bevevano cose di bassa qualità, non prodotte come si doveva, ma tossiche. L'assenzio quindi fu bandito in una parte comunque dei paesi dell'Europa, non in tutti. Comunque oggi l'assenzio è assolutamente legale, la Comunità Europea naturalmente l'ha riabilitato, anzi si parla di una DOC nella Svizzera francese e in una parte di Francia, nella valle dove questa tradizione è nata, dove ci sono le distillerie di Pernod, proprio di una DOC di questo prodotto di produzione in quella zona. Quindi nella nostra, diciamo in Italia, l'assenzio ha avuto non ha questa tradizione come in questi paesi qui dove si beve molto, ma sicuramente abbiamo comunque delle poche ma buone situazioni dove le persone, dove le distillerie, i produttori, gli opifici hanno cercato di recuperare, ricreare queste ricette, di creare proprio degli assenzi italiani come può essere il nostro Mante Noir. Diciamo che l'assenzio è un po' il santo graal della liquoristica, quindi tutti i liquoristi sognano di fare il proprio assenzio, ma è una bevanda sicuramente molto molto difficile, di cui le ricette difficilmente si trovano, è molto difficile andare a bilanciare quella che è la parte anniciata, per esempio per me, che preferisco una parte anniciata meno presente con la sua, diciamo, colorazione, col suo luscio. Adesso andiamo a chiudere. Eccolo qua. Vedete questa colorazione bianca, quindi se è molto difficile quindi bilanciare la parte anniciata con la parte delle altre erbe aromatiche, perché l'anice tende a essere molto forte a coprirlo, e proprio per dare questo caratteristico colore bianco. Quindi ci saranno alcuni assenzi che a seconda, diciamo, della ricetta del mastro distillatore danno più o meno questo suo luscio. Mante Noir invece è un assenzio che dà un luscio molto molto forte. Quindi abbiamo visto nella nostra ricetta, noi siamo partiti da zero, non abbiamo preso in considerazione ricette già esistenti, anche perché nei libri di liquoristica italiana purtroppo le ricette dell'assenzio sono quasi tutte in infusione. Quindi, come vi dicevo, attenzione all'assenzio in infusione, perché mentre in distillazione noi andiamo a limitare quelli che sono i principi attivi delle erbe aromatiche, soprattutto il tuione dell'assenzio, in distillazione, in infusione invece i principi attivi di queste piante aromatiche rimangono all'interno del nostro alcol, del nostro distillato. Quindi attenzione alla quantità che se ne usa, soprattutto l'assenzio romano è amaro in infusione, mentre in distillazione ha un suo sapore tutto particolare, simile a una vaniglia, e quindi sarebbe anche un prodotto molto amaro, che forse deriva da quello che era l'assenzio arcaico, come il ginkgo compound, quindi il primo assenzio deriva da una medicina, probabilmente quindi un infuso erbe digestivo come il nostro amaro, dove si bilanciava l'amarezza dell'assenzio con l'anice, che invece dà una parte di dolcezza, perché l'anillina è molto più dolcificante dello zucchero, e probabilmente in un periodo storico dove lo zucchero aveva un costo molto alto si usava mettere quantità di anice forte all'interno di questa medicina, di questa bevanda, che aveva funzioni sicuramente stomatiche e digestive, proprio per controbilanciare l'amarezza dell'assenzio. Attenzione a queste ricette che trovate su YouTube, che trovate sui libri di liquoristica italiana, perché sono sbagliati. L'assenzio è un macerato di erbe aromatiche in alcol che poi viene distillato e successivamente vengono aggiunti quindi delle erbe aromatiche ricche di clorofilla per andarlo a colorare di verde. Quindi non è un prodotto in infusione. E la cosa difficile quindi è sicuramente che un ottimo assenzio deve fare un buon luscio.
per quanto è il suo sapore, è un sapore che comunque ha una parte dolce data dall'anice, ma poi c'è tutta la parte agrumata data magari dalla melissa, dall'erba luigia, la parte erbacea data dall'assenzio dall'abrottano, dall'assenzio gentile, la parte diciamo verde dato da quello che è l'issopo e la parte diciamo di vaniglia che si può sentire all'interno della degustazione data anche dall'assenzio romano. Non ha componenti amare, che se passano vuol dire che c'è stato un difetto all'interno della distillazione. Normalmente noi usiamo come radici e come semi i semi di coriandolo e l'angelica, ma come fiori per esempio noi usiamo l'achillea e i fiori di elicriso. Quindi un po' vi ho spiegato qual è la storia e l'heritage dell'assenzio. Oggi è una bevanda che comunque ha un costo importante, sono bottiglie che sono intorno ai 50 in su, per quelli che sono i veri assenzi, quelli buoni. Bisogna stare un po' attenti alla produzione dell'assenzio perché spesso per non mettere quindi tanta parte di finocchio e di anice verde, i distillatori tendono, e per avere un buon lush, tendono a inserire un concentrato, quindi d'anice, che sicuramente comunque costa meno nella produzione. Noi coltiviamo tutte le componenti qui sul campo dell'azienda agricola Sci Moonshine ed è comunque uno sforzo perché sono necessari svariati chili di erbe aromatiche. Abbiamo fatto un ottimo prodotto, soprattutto un prodotto autentico. Lo miglioreremo col tempo, abbiamo già una ricetta migliorativa di questo che ci sto lavorando in questi giorni, comunque me lo stanno chiedendo anche i clienti con cui facciamo già le ricette di gin e sicuramente farò una box con dentro tutte le componenti per creare il vostro assenzio, ma mi raccomando è necessario comunque per farlo avere un distillatore. Per il distillatore normalmente dovrebbe essere in bagnomaria come è il nostro distillatore da produzione, però un distillatore di saggio in bagnomaria non è facile da trovare, è comunque costoso. In questo caso la mia accortezza è di distillarlo molto dolcemente perché imprimendo il minimo calore possibile per l'evaporazione dell'alcol, perché all'interno abbiamo una quantità di erbe aromatiche tutte dentro la caldaia che toccano comunque il fondo dove si sviluppa il colore più forte e potrebbero bruciarsi. Sicuramente non avrà la qualità massima come assenzio, ma uno se vuole può fare le prove. Quindi io sono qui in compagnia del mio bicchiere d'assenzio della Mante Noir che mi sto degustando ed è veramente buono. Chi lo prova ne è rimasto contento e quindi cosa vi dico? Procediamo con l'infusione, lo lascerò qui in macerazione per alcune ore e poi vi farò vedere quella che sarà l'evoluzione del colore. Qui dai campi dell'azienda agricola Sci Moonshine io vi saluto e vi auguro buon assenzio a tutti. Ciao!